Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, questo è il primo di una serie di video, ci saranno una serie di episodi che usciranno prossimamente sul mio canale, in cui condividerò con voi un po' tutte le fasi della produzione musicale di un brano, di una traccia. Quindi andremo a vedere gli strumenti che utilizzerò, la scelta dei suoni, le chitarre che sceglierò, faremo anche dei test magari tra una chitarra e l'altra, il perché di alcune parti all'interno di un arrangiamento piuttosto che altre, quindi l'idea che mi porterà a fare delle scelte, i plugin e gli effetti utilizzati, gli altri strumenti come le tracce di batteria, il basso, le tastiere. Saranno dei video di grande valore perché ci saranno molte informazioni tecniche e informazioni utili per chi ama questo mondo, per chi vuole registrare uno strumento, per chi vuole realizzare una produzione, o anche per chi suona la chitarra e vuole semplicemente registrare le sue demo, le sue parti. Io mi auguro che questo tipo di video possano piacere, quindi mi raccomando, fatemi sentire il vostro supporto lasciando un bel commento qui sotto o anche condividendo il video o mettendo un bel pollice in su. Se poi non siete iscritti potete farlo attivando le notifiche, così non perderete nessun nuovo video. Come prima traccia da produrre ho scelto una cover da realizzare, ma non vi dico il titolo di questa cover, lo scopriremo nei prossimi video. Vi posso dire però che è un brano che da qualche tempo mi girava intorno, l'ho suonato più volte in qualche live e ho sentito di recente anche una versione di una musicista asiatica con uno strumento particolare molto bello e quindi questa cosa mi ha ispirato. Ma come ho già detto, il titolo del brano lo andremo a scoprire più avanti. Saranno quindi delle fasi che partiranno dall'idea dell'arrangiamento, della realizzazione della traccia, fino alla versione finale, quindi mixata, pronta per essere pubblicata. Per evitare che i video siano eccessivamente lunghi, ho pensato di creare una serie di video con contenuti extra che troverete disponibili per gli abbonati al mio canale o sulla mia pagina Patreon. Così facendo potrete sostenere quelli che sono i miei contenuti qui sul mio canale. Il brano che ho scelto è un brano internazionale, direi un brano importante perché il testo soprattutto parla di una tematica molto seria e la musica segue appunto questa intenzione. Infatti abbiamo questa ambientazione un po' di sofferenza ma nello stesso tempo anche di rabbia che viene supportata dalla parte musicale oltre che dal testo. Quindi la mia idea è quella di non snaturalizzare troppo questa intenzione ma di cercare delle soluzioni alternative così da poter comunque supportare tutta questa tematica, anche se alla fine andrò a realizzare una versione strumentale. Quindi la mia idea è iniziare con un qualcosa di particolare, di vago, che lascia un po' una sospensione, che non è ben definito, magari con dei suoni un po' sporchi, qualcosa particolare, qualche sonorità che crea la tensione, per poi andare sulla parte del ritornello con un suono molto più definito, più d'impatto, proprio per dare quel senso di rabbia, magari delle chitarre distorte, dei suoni più incisivi. Per le chitarre ho pensato di testare appieno la nuova Matribox 2 di Sonic Cake, quindi principalmente utilizzerò quella per i suoni, ma verranno sicuramente implementati anche con altri plugin. Se non avete visto il video recensione della Matribox 2 Pro, vi invito a farlo, sempre lo trovate sul mio canale o qui attraverso qualche link che vi lascio. Se poi volete sostenere attivamente il mio canale potete farlo o attraverso l'abbonamento di YouTube o anche attraverso la mia pagina Patreon. E colgo l'occasione per salutare tutti i miei sostenitori su Patreon. Per la parte di chitarra ho pensato inizialmente ad utilizzare questa fantastica signora del 79, tutta originale, quindi una chitarra vintage, ed è una DePaul Paul della Gibson, un modello che un po' ha utilizzato anche Bob Marley. La chitarra ha una sonorità molto personale, quindi ha un carattere tutto suo e secondo me può andare bene in questo brano dove c'è appunto bisogno di tanta personalità. Utilizzerò un preset della Matribox 2 Pro che mi è piaciuto tantissimo, dovrebbe essere o il terzo o il quarto, che quando ho fatto la recensione mi è piaciuto perché ha un suono un po' intubato. Per quanto riguarda il brano,
voglio staccarmi dalla versione originale, ho pensato di partire con un arpeggio e ho pensato anche di andare a modificare la tonalità dell'originale, perché il brano originale è Mi minore, Do maggiore, Sol maggiore e Re fratto Fa diesis. Essendo un brano strumentale, quindi la versione finale in questo caso sarà una versione strumentale, possiamo sicuramente provare a utilizzare una tonalità ancora più efficace per cercare di trasmettere quella sensazione di sofferenza del brano. E ho pensato al Re minore come tonalità, così da poter utilizzare il drop D che mi piace tantissimo, quindi accordare il Mi basso in Re, quindi un tono sotto, e poter sfruttare l'accordatura in drop D e avere questo senso più grave della nota. Quindi potremmo provare a fare un arpeggio di questo tipo. Utilizzo il software della Matribox 2 Pro che trovo veramente comodo e il preset prevede quindi come simulazione di amplificazione un Bogner XT Red, quindi il canale rosso del Bogner XTC, che ha, diciamo, un alto guadagno, un alto gain. Infatti, volendo scendere con il segnale diventa veramente quasi volume zero, quindi ha comunque una base di distorsione. Dare troppo diventa poco definito, quindi rimango quindi su 11 come impostazione. Però posso scendere leggermente il volume della chitarra in modo tale da far entrare leggermente meno segnale. Questo è il volume massimo, scendo un po'. Abbasso un po' il volume. E credo sia quello giusto. Ok, proviamo a registrarlo. Allora, vorrei provare prima con la PRS